Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Scusate la mia voce un po' nasale, ma ho ancora il raffreddore, non vuole andare via, non so cosa fare. Nel video di oggi parliamo dell'avverbio addirittura. Addirittura, sono sicura che l'avete già sentito perché è una di quelle parole che noi italiani utilizziamo sempre. È un po' come allora, addirittura, mi raccomando, sono tutte queste parole che sono un po' difficili da capire e da utilizzare perché hanno un significato idiomatico, se vogliamo. Però prima di iniziare voglio dirvi che ho creato un podcast. Quindi se volete ascoltare il mio podcast dovete andare su soundcloud.com/learnitalianwithlucrezia e troverete i primi 2 episodi del mio podcast. Quindi spero vi piaccia e fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, torniamo al nostro avverbio addirittura. Addirittura, nell'italiano contemporaneo, ha principalmente 2 usi. In entrambi i casi, però, la parola addirittura dovete associarla al sostantivo esagerazione. Cioè, addirittura è direttamente collegato a qualcosa di esagerato, a qualcosa che ci sorprende. Possiamo utilizzarlo in una frase del tipo: Marco ha dimenticato il portafogli a casa, ma non si ricordava di averlo lasciato a casa, quindi pensava di averlo perso. E che cosa ha fatto? Ha addirittura chiamato la polizia. Quindi ha perfino chiamato la polizia. Marco ha lasciato il portafogli a casa, si è dimenticato di averlo lasciato a casa e ha addirittura chiamato la polizia per ritrovare il suo portafogli. Quindi chiamare la polizia era l'ultima delle possibilità che Marco aveva. Ok? Quindi addirittura, perfino. Non so se riuscite a notare l'esagerazione che c'è in questo avverbio. Un altro uso di addirittura è come risposta a qualcosa che viene detto. Per esempio, un mio amico viene da me e mi dice: lo sai che stamattina mi ha chiamato il presidente della società per cui lavoro? E io rispondo: addirittura ti ha chiamato il presidente. Addirittura è una espressione di sorpresa, no? Di meraviglia. Però potrebbe anche essere usato con tono sarcastico, cioè un po' ironico, con un po' di ironia. Sempre nella stessa frase, cioè mi ha chiamato il presidente, addirittura ti ha chiamato il presidente, perché magari l'altra persona è molto contenta che l'abbia chiamata il presidente, ma la persona che risponde invece è sarcastica, perché addirittura ti ha chiamato il presidente, perché sei così speciale, non lo so. Dipende ovviamente dal contesto e dalla relazione che c'è tra i due parlanti. Quindi addirittura può essere usato anche con tono ironico, addirittura, sì, un po' di presa in giro, se vogliamo. Oppure sempre come risposta con tono sorpreso, cioè, per esempio, Laura non si trovava bene nell'azienda in cui lavorava e si è licenziata. E io rispondo, addirittura, cioè, si trovava così male che si è licenziata. Si è trovata così male che si è addirittura licenziata. Quindi vedete, c'è una sorpresa, no? Una sorpresa nel mio addirittura. Perché? Perché sapevo che si trovava male, ma non avrei mai pensato che si licenziasse, no? Licenziarsi è l'ultima delle possibilità. Ricapitolando, l'avverbio addirittura esprime sempre un'esagerazione. È sempre collegato a qualcosa di esagerato. Ovviamente poi
nel parlante che usa questo avverbio ci può essere o un sentimento di sorpresa o un sentimento di sarcasmo o ironia. Ovviamente dipende sempre. Spero che l'uso di questo avverbio sia leggermente più chiaro ora, dopo questa spiegazione. Ovviamente, se avete domande, lasciatele nei commenti qui sotto e cercherò di rispondere a tutti. E ovviamente, se ci fosse bisogno di un'ulteriore spiegazione, farò un altro video di soli esempi sull'uso di addirittura, perché capisco che può risultare un po' difficile da usare. Ok? Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. Ciao!